Qual è il segreto per andare forte? Il segreto per andare forte? Penso di aver fatto un nuovo record. Ieri il mio caro amico Luca Pedersoli alza il telefono, mi chiama e mi fa: cosa fai domani? Ma posso liberarmi, perché? Ti piacerebbe fare il corso con un certo Noriyuki Haga? Che domande! Così oggi sono qui alla Riding School Pedersoli per provare sulla mia pelle un corso super esclusivo che loro offrono, ovvero un corso con Noriyuki Haga. Non ho la moto da gara perché corro tra 2 giorni a Varano, quindi non è mai il caso di girare qualche giorno prima della gara, perché se la sdraio poi sono dolori. Quindi oggi userò un R6 nuova, praticamente di serie, ha soltanto scarico e centralina, ma le sospensioni sono tutte originali. E comunque non vedo l'ora di iniziare questo corso incredibile con una leggenda del motociclismo. Diciamo che mi sento ancora lento nella parte di frenata e ingresso curva. È lì che sento che ho ancora del margine. L'obiettivo di oggi è arrivare a capire fino a che punto si può dare l'ingresso per entrare forte. Quella è la cosa in cui faccio ancora un po' fatica. Guardo, magari proviamo a cambiare un po' di linea Ok. per entrare curva. Sicuramente cambia qualcosa dentro curva, di velocità, vediamo. Ok, calcola che come dicevo io corro con l'R1. Oggi è un 600, quindi dovrò un attimo riabituarmi. Non c'è problema. Non ho mai corso con 600. Com'ero da dietro? Come mi hai visto? Era abbastanza bene, solo che quando tutta era uscita da curva, Sì. ancora la moto si muove un Si po'. muove. Devo essere più dolce col gas. Come in velocità d'ingresso posso entrare ancora tanto più forte? Prova prossimo turno, chiudi accelerazione, più staccare forte, poi entrare in curva. Freno dopo, più forte. E poi cosa consigli? Di portare il freno fin dentro la curva o piuttosto lascio i freni entro? Ok. Per esempio io sempre usi fino a centro curva, Ok. il freno, perché io devo controllare il bilancia della moto. Quando lasci il freno completamente, ogni volta io non mi sento come anteriore, non mi piace questo feeling, quindi io sempre usi il freno. Quindi tu il freno lo porti fin dentro la curva, ma quando sei alla massima piega, tu lì comunque tieni il freno? Quando sei alla massima Sì, piega? usi ogni volta. Durante le curve e prendere sempre dove mi piace la posizione della moto. Quindi lasci il freno, ogni volta La moto si siede quando lasci il freno. Lì io usi. Ok, quindi freno proprio fino alla massima piega e poi quando molli il freno subito gas. Sempre tutto comunque piegato. Quindi freno più tardi e provo a entrare più forte dentro la curva. Va bene. Appena finito il terzo turno ho iniziato a spingere un po' di più e ho messo in pratica quello che mi ha detto Haga, ovvero frenare dopo ed entrare più forte, che è un po' il motivo per cui sono qua oggi a lavorare. E sicuramente mi sono trovato meglio, andavo più forte, però sento la moto strana, nel senso sento che quando entro in curva, se entro troppo forte con le sospensioni che si caricano molto quando va in piega, sento il posteriore che scivola. La moto è tutta aperta per quanto riguarda il rebound, il ritorno. Quindi cosa succede? Lavora la molla. Lavorando solamente di compressione e non avendo un freno nell'estensione, Ok. lei ritorna molto veloce. Ok. E questo è quello che succede, che tu quando arrivi imposti la curva, inizia a fare delle vibrazioni la molla. E perché- appena scivola un attimo la gomma, la molla mi rispinge subito su. ed è un continuo tum tum. Quello tum, mi tum, fa. tum. La difficoltà che mi dà sul davanti è sento che io potrei entrare più forte e piegarla di più, però sento il davanti che si muove come se scivolasse, come se perdesse grip davanti quando provo a forzare. Questo era determinato soprattutto
dalla registrazione che c'avevi Da sul dietro. mono. È come se uno ti mette le mani nel fondoschiena e continua a spingerti in avanti, ok. e tu sei costretto a chiudere, quando invece sappiamo che la moto curva per inclinazione. Noi adesso davanti non lo tocchiamo, Ok. abbiamo registrato dietro e sentirai una differenza enorme. Perfetto, bomba, grazie. Oh, mi fa piacere vedere che a forza di stare in moto, a forza di guidare e imparare, inizio a riconoscere le sensazioni corrette. Questa è la cosa più importante, perché vuol dire che sto imparando a capire la moto e non a farmi portare a spasso. Adesso la sistemata, la settata, voglio vedere girando il pomeriggio se cambia qualcosa. Pronto per gara. Pronto per gara? Ma la gamba fuori, che c'è chi dice che non serve a niente, c'è chi dice che serve. Io ho visto che tu la metti fuori. A cosa serve la gamba fuori? E più stabilità di moto. Cioè tu con la gamba rendi la moto più stabile. Quando frenato forte poggia piedi. Sì. Sopra pedane tutti e due, mi sento sempre non instabile di moto. Invece gamba fuori, secondo me mettere più peso dietro automaticamente, quindi più stabile. Quindi quando moto fa dietro con la buchi così, anche meglio per Controllare. Sì, controllare il moto. Davvero interessante quello che mi ha detto Nori riguardo la gamba fuori. Se vi ricordate avevo fatto una volta un video in cui chiedevo a tutti i piloti del CIV a cosa serve sta gamba. A cosa serve? A niente. A un cazzo. Non lo so, è abitudine. E la maggior parte diceva a un cazzo. E invece Nori mi ha spiegato che lui adesso la mette fuori perché lo aiuta a stabilizzare la moto. Lo aiuta a stare più indietro col sedere, forse abbassare il baricentro e tenere la moto più stabile. Quindi interessante questa cosa qua. Interessante anche notare come in realtà lui non l'abbia mai messa fuori quando correva. Però mi ha detto che ha iniziato a metterla fuori da 2 anni. Quindi è una novità anche per lui. Incredibile anche vedere come i piloti del suo calibro si adattino alla guida che cambia nel corso del tempo. Intanto, come vedete, la Riding School ci si tratta bene. Questo è il pranzo con buffet, hospitality dedicata. Stavo a mangiare tutta sta roba, a pomeriggio non si gira più. No, arrivederci. Direi che qui di normali non ce n'è. No, in sostanza qual è il segreto per andare forte? Segreto per andare forte? Non lo so. No, non ci sono speciali, ma comunque prova. Girare tanto. Tanto. Anche importante quando gomma finita Sì. e ancora provare come Ah. moto si muove, perché sai quando gomma nuova c'è grip, no? Sono tutti bravi. Quindi si controlla di moto più facile, però quando gomma finita continuare a girare devi capire come funziona la moto Quindi è anche per chi vuole imparare è utile girare con la gomma finita. fino a gomma così devi andare. Ok, chiaro. Fatto molto sempre. Mi stavo ammazzando. Ho fatto esplodere l'airbag senza cadere. Penso di aver fatto un nuovo record. Ho fatto un high side, sono ricaduto in ginocchio sul serbatoio. Mi sembri un po' Hulk, Un po'. però ci stai bene. Vagamente. Porca miseria. Questo vuol dire funzionare ed essere sempre efficaci. Madonna che rischio, raga. Io vi giuro c'è stato un momento in cui ho visto il mondo sottosopra e l'unica cosa che vedevo era la ruota anteriore. Ero completamente sopra la moto. Mamma mia.
Comunque tutto frutto ovviamente di una mia minchiata, perché ogni tanto mentre guido la moto mi sembra che non sto guidando una moto ma che sto facendo la ballerina, e quindi vado a toccare piano la leva del cambio anziché dargli un pestone per mettere la marcia. Quindi cosa è successo? Sono uscito dalla curva, full gas di seconda. A un certo punto dovevo mettere la terza. Ho schiacciato la leva del cambio, ma l'ho schiacciata piano. Quindi cosa è successo? Ho azionato il cambio elettronico, che quindi ha tagliato corrente, ma non ho inserito la marcia. Quindi appena ho rilasciato il piede, si è disattivato il cambio elettronico, ha ridato subito corrente, ma io ero ancora in seconda. E quindi è passata da 0 a 100 a 16.000 giri. E non c'è traction control che tenga. Il posteriore è partito, mi ha lanciato per aria e non so come ho fatto a restare in piedi, ve lo giuro, non lo so. Questo mi servirà da lezione, che d'ora in poi le marce ci devo tirare un pestone per metterle. Tra l'altro questo incidente mostra l'efficienza del sistema dainese di Air. Quello lì era un high side a tutti gli effetti. Io sono rimasto in piedi per miracolo, ma sarei dovuto finire in terra. Quindi la centralina posizionata nella gobba ha rilevato un high side e l'airbag è scoppiato subito. Cioè io mentre ero in volo, pum, l'ho sentito esplodere. Quindi bene, questo mi fa sentire più sicuro, perché so che la prossima volta che farò un high side e picchierò per terra ci avrò l'airbag che funziona. Tanti mi hanno chiesto cosa succede in questi casi. In questi casi prendi la tuta, la porti in dainese e ti sostituiscono semplicemente la sacca dell'airbag. Non devi buttare via la tuta, naturalmente. Stavo riguardando quello che ho combinato. Come ho fatto a restare in piedi? Dai, beh, è venuto bene. Spettacolo. Oh, un futuro come stuntman. Pazzesco. Come ho fatto a non morire? Grazie per la sputata in faccia. No, allora, i piloti insegnano: quando rischi la vita o ti schianti o distruggi la moto, cosa devi rifare subito? Devi fare come quando ti lascia la ragazza, devi trovarne subito un'altra. Devi dimenticarti alla svelta, quindi entri subito in pista. Dai, andiamo davvero. Proviamo a scannarci. And I've been counting days to get away, to see you again. Mamma che goduria. Oh, bello, eh? Bellissimo. Strepitoso. Grazie. All'ingresso della S nuova. Sembra che ci sia il lupo cattivo che ti aspetta. Ci ho lasciato Cazzo. una moto l'anno scorso. Fregatene, in moto ce ne sono tante. Allora, tu addirittura arrivi, ti alzi. No, arrivi, parzializzi, ti alzi appena appena. Wow. Entri e poi pinzi. Ci lasci giù tutto lì. Per il resto ti garantisco che bene, bene. Grazie. Potresti tranquillamente farti anche la 600. Oh, 16.4 come autostradale, come finite? Sì, no, ma standard. da Solo 12. scarico e centralina, cioè, no? Sì, sì. È la palestra migliore. Divertentissima. E poi è bello anche quello che ha detto prima Aga, che con gomma finita bisogna girare, perché così impari a gestire la moto. Io oggi quante volte mi si Poi muove perché dietro? risparmi. Quello è vero. Però quante volte l'hai visto che Sì, si sì, muoveva, sì, però la gestisci. Guarda, io ti dico, questo è l'allenamento migliore. Una 600 standard, senza tante paturni e tecniche. Si Tanta va come roba. dei treni. Ti alleni perché, insomma, sei sudato, Minchia. mi pare, no? Abbastanza. Bravo. Basta, tutto qua. Grazie Luke per l'invito. Guardate il segno dello stivale di prima, o del ginocchio, quello che è. Grazie Nori per gli insegnamenti, è stato un onore, davvero. Grazie mille, sono stanco. Ci credo, hai fatto 26 turni. Lo teniamo Però- in forma, lo teniamo in forma. Sì, però ho divertito tantissimo. Anche noi, quindi davvero è stata una figata pazzesca. Io vi ricordo che chiunque volesse fare questo corso può farlo. Trova tutte le info sul sito www.ridingschool.it, o se volesse fare un altro corso normale, sia per esordienti sia per smanettoni, ci sono tutti i livelli possibili in pista, con tutta una serie di istruttori di altissimo livello. Ringrazio ancora Luca Pedersoli e la Riding School, ringrazio Aga, grazie a voi per aver visto questo video, ci vediamo presto, ciao a tutti.